Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Con i tarocchi interattivi di oggi andiamo a fare una lettura per te, dove andrò a dirti una parola o più parole specifiche che qualcuno ti dirà in merito, ad una situazione che ti sta particolarmente a cuore. Così potrai trarre qualche spunto su come è meglio porsi in riferimento a questo. Inoltre, a fine stesa, come solito, ti chiederò di pensare ad una domanda per darti una risposta secca con gli arcani maggiori e concluderò con un messaggio in scrittura automatica. Subito dopo la sigla scegli a distinto uno dei 3 mazzi e, ti diranno questa parola, senti? Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Prepariamo i nostri 3 mazzi per questo video, questo interattivo. Dal titolo ti diranno questa parola, senti. Sapete che è un interattivo e come tale va considerato. Se non fa riferimento o non risuona con la vostra situazione, lasciatelo andare, passate oltre, perché significa che non è per voi. Vi ricordo anche che questo video, questo interattivo, ha validità da quando viene visto, indipendentemente dalla data di pubblicazione. Quindi vale anche se lo vedete tra 1 mese, 2 mesi, anche 1 anno, a prescindere da quando viene pubblicato. Oggettini. Per la variante numero 1 abbiamo il regalo che simboleggia le sorprese. Variante numero 2 abbiamo la corona che simboleggia la vittoria e per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con il campanello, che sono le novità. Quindi focalizzatevi bene su una di queste 3 varianti, oppure sugli oggettini come preferite voi. E vediamo cosa ti diranno, quale parola e perché. Ti lascio un po' di tempo per pensare. Okay, regalo, iniziamo, con te. Suerte, regalo per te. Andiamo a vedere qual è questa parola che ti diranno, e perché. Innanzitutto, voglio parlare di te, voglio dirti qualcosa su di te. In questo momento, potresti, sentirti particolarmente connesso, con la lettera G, S, M, D, E e lettera C. Vado a darti anche 4 numeri, che, possono avere un senso per te, o ricordarti un qualcosa in questo momento, magari una data o un numero di telefono, oppure sono numeri che vedi ripetersi spesso o potrebbero anche essere numerini fortunati. 34, 51, 61 e 18, sono questi.
34, 51, 61 e 18. E adesso andiamo a vedere chi sei tu, regalo, e poi vado a dirti queste parole che ti diranno. Vediamo chi è il regalo. Ma sicuramente il regalo è una persona molto passionale, però vediamo un po' cosa mi dicono qui. Regalo, sei un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, ma potresti anche essere di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, o avere un ascendente in uno di questi segni. Chi sei tu, regalo? Sei un qualcuno che riesce ad essere malinconico e allegro allo stesso tempo. Sei un qualcuno che in questo momento potrebbe essere anche titubante nel dover prendere una decisione circa un qualcosa. E ti ripeto che sei una persona molto passionale, vedi, non a caso mi è uscito sia qui che qui, una persona che quando fa un qualcosa lo fa perché, ci crede veramente, e non solo così, tanto per fare. Ti vedo in movimento, regalo, o di recente potresti aver fatto uno spostamento importante o doverlo fare, addirittura potrebbe essere un cambio di casa. E il nostro regalo è un artista o un amante della musica, musicista potresti essere, oppure un qualcuno al quale, piace l'arte, dipingere, suonare. E ci vedo un artista qua, con questo vedi? Regalo, abbiamo un bel caratterino, con questo imperatore. Di fatto però, vedi, come ti dicevo all'inizio, potresti essere una persona sotto certi aspetti un po' titubante e anche timida, se vogliamo, con una grande predisposizione all'ascolto, a mio avviso, ed anche molto dolce, ma allo stesso tempo estremamente riservato, il regalo. Queste le giriamo dopo, che mi servono per dirti questa parola o queste parole. Ti vedo giovanile, potresti dimostrare meno anni della tua età. Secondo me, riguardo ai sentimenti, quelli veri, quelli che senti, più profondamente nel tuo cuore, potresti, fare un po' fatica a dimostrarli, chissà, che qui ci sono, con il regalo, delle persone piuttosto timide. Abbiamo, un qualcuno amante, della tranquillità anche, sostanzialmente penso un artista, qualcuno che vuole esprimere un qualcosa, anche se, vedi, non a caso, ci esce questa carta che ci indica possibili, probabili titubanze. Te l'avevo già detto all'inizio. Adesso vado a dirti, vediamo, cosa ti diranno, quale parola, e
e perché te la vogliono dire. Io qua vedo che, innanzitutto la prima parola che, ti vogliono dire arriva da una persona, fondamentalmente immatura, che potrebbe anche essere, volendo, di un segno di terra, un Toro, Capricorno, Vergine. E ciò che ti vuole dire, questa persona è che, mhmm, non ce la faccio, non me la sento, nonostante tu sia una certezza per me. Non ce la faccio, non voglio. Abbiamo questa torre. Mi proteggo, non ci riesco. Sento che, mhmm, non mi sento sufficientemente all'altezza, ecco. E di fatto, preferisco intraprendere un altro percorso, un'altra strada. Questa è una delle cose che ti dirà una persona, ehm, non ce la faccio, non me la sento, mi trattengo e nonostante tu sia una certezza per me. Andiamo avanti. Mh. Qui la musica cambia, un pochino. Abbiamo un qualcuno invece, che deve dirti un qualcosa ed ha le idee chiare, perché è un imperatore. E non a caso, in questo qualcuno, qui abbiamo anche l'imperatrice, vuole dirti, voglio intraprendere un qualcosa con te, che si tratti, di una persona, dal punto di vista sentimentale, ma anche può essere un datore di lavoro, qui ho questa carta del sole, o il carro, può essere un collaboratore, un datore di lavoro, un qualcuno al quale tu puoi aver chiesto un aiuto per un qualcosa, e questa persona, ti dice: "Sì, voglio intraprendere un qualcosa con te, perché sei all'altezza delle mie aspettative." Che si tratti di un qualcosa di passionale, sentimentale, qui abbiamo anche una regina di bastoni, ma anche, collaborativo, di lavoro, un qualcosa che andrete a fare insieme entro massimo i prossimi 2 o 3 mesi. Qui abbiamo una persona con le idee chiare e non a caso ci esce questa ruota finale. Un'altra cosa che ti diranno, un'altra parola che ti diranno, questa volta arriva per iscritto. La vedo arrivare con un messaggio, con una telefonata, con qui c'è comunicazione, con questo 8 di bastoni. E ci vedo una donna, un'amica, che può essere, un po' sulla difensiva o poco propensa a volerti dire probabilmente delle cose piacevoli, perché qui ho questo 5 di spade. È una persona, che potrebbe essere anche di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, non necessariamente, anche perché questo è un interattivo. Ci vedo una donna bruna, poco propensa a, volerti venire incontro circa un qualcosa. Può essere un'amica, una sorella, una parente, un chi che sia, che andrà a comunicarti un qualcosa per iscritto o al telefono, che con questa luna si rivelerà poco,
veritiero, poco trasparente, c'è falsità, in questa persona, nonché potrebbe essere anche un qualcuno che, qualora tu dovessi dare seguito, potrebbe arrivare a metterti i bastoni tra le ruote circa un qualcosa, quindi occhio, regalo. Ed è una donna, io ci vedo una donna. In ultimo, qui con questo re di spade, penso che, da adesso ai prossimi, 2 o 3 mesi, è possibile che, un qualcuno, possa riconoscere, in te, sicuramente una sorta di serietà circa un qualcosa, oppure, ehm, è un qualcuno che, potrebbe arrivare a dirti, mh, lo collego molto anche a questa regina di spade, potrebbe essere in questo caso non soltanto una donna, ma, per alcuni anche un uomo, ehm, che fondamentalmente potrebbe non essere dalla tua parte. Quindi per te le parole importanti arrivano da questo imperatore che abbiamo visto prima. Potrebbe esserci un'amica o un amico, mhmm, non completamente propensi nei tuoi confronti, che possono arrivare a dirti, per esempio, parole con falsità, perché le vedo qui, ma allo stesso tempo tu hai, mhmm, con questa carta, la vedi? Il sufficiente intuito per capire che dovresti, tagliare fuori dalla tua vita queste 2 persone. Quindi, mhmm, parole importanti per te arrivano da questo imperatore, che ti dice: "Sì, voglio costruire un qualcosa con te perché sei all'altezza delle mie aspettative, che sia sentimentale, che sia lavorativo, che sia un qualcosa di, mhmm, una collaborazione, quello che sarà, mh, questo imperatore ti dice, con questa carta dell'imperatrice, che sei, il suo punto di riferimento, sei il mio punto di riferimento, mi fido di te, voglio realizzare o, costruire o portare avanti un discorso con te, perché riconosco questa passione che ci metti nel fare le cose o determinate cose o con me, mh? Ehm, Voglio incontrarti presto con questo sole, E queste erano le parole o una parola in particolare, che ti diranno da adesso ai prossimi 3 mesi. Ora ti chiedo di pensare intensamente, ad una domanda che, ti sta particolarmente a cuore, per darti, una risposta con gli arcani maggiori, un sì o un no per il regalo. Vediamo cosa ci dicono per il regalo. Abbiamo il Papa, la morte e la luna. Dunque qui, con questa carta del Papa, a mio avviso, circa la domanda che riguardo la domanda che tu hai pensato, penso che, fare la cosa giusta significa andare alla ricerca di una verità.
Mi viene da dirti questo perché, sempre circa la tua domanda, c'è un qualcosa che tu, potresti non conoscere sufficientemente bene, oppure ti è stato omesso o ti viene nascosto, quindi, la risposta è, ehm, prima di agire, prima di fare, vai a, scoprire o a cercare le tue verità. Vediamo poi, cosa va a succedere qualora tu appunto, è una carta che son 3 carte che a mio avviso indicano anche il non fidarsi completamente di questa situazione, nonché, fondamentale per fare la cosa giusta, andare a, scavare più nel profondo della cosa, eh. Vediamo come va, come evolve. Qualora tu decidessi di fare questo. Il giudizio, la papessa e le stelle. Allora, sempre circa la tua domanda, premesso che tu debba andare ancora alla ricerca di una verità, ehm, qui ti dicono che riuscirai, ehm, ad ottenere, realizzare queste tue aspettative grazie alla tua capacità di riuscire a vedere oltre determinate cose. Guarda, non sono uscite a caso, è proprio la papessa che è una carta che comunque ci parla di saggezza, di intelligenza, nonché di uno spiccato intuito nel riuscire a vedere oltre ciò che viene celato. Quindi la risposta è un sì, a patto che tu vada a fondo, tu vada a scoprire meglio, a far emergere determinate cose che probabilmente in questo momento ti sono ancora sconosciute. E questa era la risposta per te. Adesso vado a scriverti in base un po' a queste carte che, mi sono uscite, un messaggio in scrittura automatica per il regalo. Vediamo. Dentro un, cassetto o un contenitore, c'è una collana o un ciondolo, oppure un bracciale con un ciondolo, una collana, con un ciondolo, oppure un bracciale anche che ha un ciondolo, vedo questo. Mhmm, ehm, che però tu non indossi più. Cercalo e ricorda che significato aveva per te e che significato potrebbe avere adesso. Indossalo
e guarda cosa succede nelle prossime settimane. Io qua con sta papessa c'ho visto questo. Dentro un cassetto o un contenitore c'è una collana o un ciondolo, oppure un bracciale con un ciondolo, che però tu non indossi più. Cercalo e ricorda che significato aveva per te e che significato potrebbe avere adesso. Indossalo nuovamente e guarda cosa succede nelle prossime settimane. Questo era il messaggio per te, regalo. E ti dico adelante, con questo qualcosa che dovrai approfondire per realizzare questa aspettativa circa una situazione che ti sta particolarmente a cuore. Ricorda che una persona, un uomo, un imperatore, andrà a sceglierti per fare un qualcosa insieme, nonché, se si tratta di sentimenti, comunque portare avanti un discorso, un qualcosa di importante con te. Adelante, regalo. Corona, suerte per te. Andiamo a vedere cosa ti diranno, quale parola e anche il perché, naturalmente. Penso che in questo momento potresti, anzi dovresti sentirti particolarmente connesso con la lettera N, la lettera P, la lettera A, E, I. E in ultimo aggiungerei lettera T. Queste sono per la corona. Uno fra questi numeri che ti dirò dovrebbe ricordarti qualcosa. Magari una data, un numero di telefono, oppure lo vedi ripetersi spesso. Possono anche essere numeri fortunati, vediamo. Per la corona. 8, 24, 81 e 46. 8, 24, 81 e 46 per la corona. Adesso vediamo chi sei tu, corona, poi vado a dirti questa parola che sentirai nelle prossime settimane, da qui ai prossimi 2 o 3 mesi. Vediamo chi è la corona. Corona, sei sicuramente di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, ma potresti anche essere, io qua ci vedo un segno d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci, o potresti avere un ascendente in uno di questi segni. Corona, sei un qualcuno che ha le idee molto chiare su chi è e cosa vuole realizzare nella sua vita. Sei un qualcuno che pretende molto da se stesso, e nonché potresti avere in questo momento delle valide aspettative circa un qualcosa, lo vedo qua.
Diciamo che, sei anche un qualcuno, che non accetta compromessi più di tanto, o comunque, tende a non volerli accettare. Mhmm, una persona leale, la nostra corona, sei leale e questa tua lealtà, con questa imperatrice, conquista spesso e volentieri la fiducia delle persone, nonché tu potresti anche essere considerato o considerata un punto di riferimento, per altre persone. E ti dico anche il perché: emani una bella energia. Quindi tendenzialmente le persone, ti cercano, vogliono il tuo appoggio, vogliono il tuo consiglio. Un gran lavoratore, una gran lavoratrice, instancabile, la nostra corona, e un qualcuno dotato di, mhmm, tanta pazienza, Mh. Ehm, sei una persona molto paziente e questa pazienza, il più delle volte, viene premiata. Mh. Qui è possibile che di recente tu possa esserti sentita esclusa o escluso da un qualcosa, o che un qualcuno, possa averti messo da parte o avere questa sensazione, in ogni caso io, la corona la vedo innamorata o comunque, ehm, sì, probabilmente in una relazione con un qualcuno dove il sentimento è ricambiato, o potresti aver, appunto conosciuto un amore, perché lo vedo di qua, ricambiato peraltro, Ehm, vediamo cosa mi dicono ancora di te, poi con questo mazzo vado a dirti questa parola o queste parole che ti diranno. Ma, io ti vedo, una persona, come ti avevo già detto all'inizio, molto ambizioso, mh, e, probabilmente destinato a fare una professione di spicco che rispetto alle altre. Cosa intendo? Che, grazie anche alla tua intelligenza, alla tua, costanza, alla tua caparbietà, riesci a raggiungere, mhmm, spesso e volentieri il frutto delle tue fatiche. E questa era la corona per me. Ora vado a dirti queste parole che ti diranno, o chi è che te le dirà da adesso in avanti. Vediamo. Dunque, qui la prima parola, che, ti diranno, io ce la vedo, può essere un uomo o una donna qua. Se si tratta di un uomo, che magari stanno guardando le donne, questo è un interattivo, quindi vale per tante persone, io ti do la mia versione qui. Se si tratta, di un uomo, è un qualcuno che va a dirti, delle parole di apprezzamento, potrebbe essere un segno d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci, mh. Va a dirti delle parole di apprezzamento, in particolare ti dice: "Quel giorno che siamo stati insieme mi sono sentito molto bene con te, mi hai fatto stare bene." Questa è una delle parole che una persona ti dirà. Se invece stanno guardando gli uomini, io qua ci vedo magari un qualcuno che potrebbe anche, dirti, mhmm, questa è una carta che mi indica passione,
E quindi un qualcuno che potrebbe dirti, mi sono appassionata o appassionato, ad un qualcosa che stai facendo anche tu. Mi viene da dirti questo. Io qua ci vedo qualcosa con questa anche questa carta del diavolo, se vogliamo. Un qualcosa che potrebbe anche essere, volendo, in ambito esoterico, o comunque, ehm, qualcosa di, bello forte, intenso. Quindi, mhmm sono stato bene in tua compagnia o stata bene in tua compagnia, oppure, mi sono appassionato o appassionata ad un qualcosa che mi hai dato tu. Questa è la prima parola che ti diranno. Urca qui. Corona ti vedo, circondata, di persone, magari potrebbe essere anche circa il tuo lavoro, nello specifico possono essere amiche, donne, dove, peraltro, ecco, ciò che, potrebbero arrivare a dirti, ehm, mhmm, possono anche essere parole un po' ingannevoli. Con questo 7 di spade, Quindi, mhmm, mhmm, potrebbero anche essere lusinghe, se vogliamo. Ci vedo una sorta di falsità con il 7 di spade. Quindi altra, parola che, possono dirti da adesso e le prossime settimane, i prossimi mesi, ehm, può arrivare da amicizie, possono essere anche femminili, ma se arrivano, da un uomo che dovrebbe essere particolarmente alto di statura, oppure, una persona, se vogliamo, mhmm, con il quale condividi una passione anche, questa persona arriverà a dirti, ehm: "Voglio iniziare un qualcosa con te o intraprendere, un qualcosa con te". Quindi non crediamo più di tanto alle amicizie quanto a questa persona che ti dice fondamentalmente, ehm, che vuole un inizio in un qualcosa che sia sentimentale. Io qui ci vedo sentimento e passione con questi 2 assi. È un inizio. Quindi voglio iniziare un qualcosa con te sostanzialmente, andando a trovare il nostro equilibrio. Io qua ci vedo però più, mhmm, l'aspetto sentimentale. Nonché sì, potrebbe anche essere una collaborazione volendo, però queste sono altre parole. Poi un'altra parola che ti diranno, che, hanno visto un qualcosa di te con questo 6 di bastoni da qualche parte, possono essere delle foto, possono essere dei video o quello che è, comunque, hanno visto di te un qualcosa, mh, ehm, possono averti fatto notare o ti faranno notare che, potresti, o dovresti comunque, ehm, moderare determinate cose.
adesso ti traduco quello che intendo. È come se questa persona che ti dirà questa parola, quindi, mhmm, vorrebbe probabilmente vederti un pochino più, serio. Toh, con questo asso di spade ci vedo serietà, ma serietà è diciamo persino esagerato. Comunque un asso di spade sta ad indicare una certa, ehm, se vogliamo riservatezza piuttosto che, adesso mi sfugge il termine, ma serietà, mhmm, una cosa di questo tipo. Magari, ecco, puoi aver pubblicato determinate cose o determinate foto, vengono viste ed un qualcuno, ehm, potrebbe arrivare a dirti una cosa di questo tipo. Mhmm Abbiamo anche il Papa, quindi, questa persona che te lo dice ritiene che, sia giusto dirtelo. Questa cosa che ho visto, ecco, ritengo che possa essere magari un po' esagerata, mh? Ehm, e questa è un'altra parola che ti diranno. Poi, per concludere, un'altra parola che sì, perché pare che vedi anche qua, contrasti e 3 di spade. È possibile che tu prenda un'iniziativa, nel fare una determinata cosa e possa esserci un qualcuno non completamente d'accordo con questo mago, che tende un po' a, voler far diciamo volerti inculcare un po', il suo pensiero o la sua ragione, mh? E un'altra parola che ti diranno e che è l'ultimissima con questo mago, può essere: "Ti voglio appoggiare, ti voglio aiutare, voglio fare un qualcosa per te". Mhmm, insomma, la carta del mago mi indica questo. E e questo era quello che ci hanno fatto vedere. Queste parole che ti verranno dette da un qualcuno, da adesso alle prossime settimane, insomma, prossimi mesi. Adesso ti chiedo di pensare ad una domanda che ti sta particolarmente a cuore e vado a darti una risposta secca con gli arcani maggiori per la corona. Vediamo cosa ci dicono per la corona. In base a quello che tu hai pensato. Gli innamorati, il sole e la ruota della fortuna. Urca, qui. Ma, mhmm, se la tua domanda riguardava i sentimenti, questo è un sì assoluto. Io ci vedo l'inizio di un qualcosa, l'inizio di una relazione, l'inizio, ecco, lo scegliere di iniziare, ehm, un qualcosa con una persona e viceversa questa persona sceglie di, iniziarlo con te. Per me qui hai chiesto circa dei sentimenti. Qualora, fosse un'altra domanda, è comunque un sì in assoluto, con questa carta degli innamorati, sole e ruota della fortuna. Mhmm, però penso che tu abbia chiesto circa dei sentimenti, quindi è un sì. Qui c'è un qualcosa che va a manifestarsi sentimentalmente parlando e anche con la ruota della fortuna, quindi è molto positivo. Ora vado a darti a scriverti
in base un po' alle carte che mi sono uscite, un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. Vediamo, per la corona. Mh. Mh. Di recente puoi aver fatto o, farai un sogno strano, mhmm, premonitore. Potrebbe succedere spesso. In questo sogno vedi una persona e provi una sensazione di pace, ma allo stesso tempo anche inquietudine. Chiediti il perché, ehm, di questo incontro nel sogno e comprendi, cosa rappresenta per te questa persona. Nella realtà, mi permetto di aggiungere. Mh. Il messaggio dice questo: di recente puoi aver fatto, o farai un sogno strano, premonitore, perché ho questa carta delle stelle. Potrebbe succedere spesso. In questo sogno vedi una persona e provi una sensazione di pace, ma, allo stesso tempo, anche inquietudine. Chiediti il perché di questo incontro nel sogno e comprendi cosa rappresenta per te questa persona nella realtà. E questo era il messaggio per te, Corona. Ti dico, adelante con questa stesa di arcani maggiori assolutamente positiva, quindi qualsiasi cosa che tu sei andata o andato a chiedere è un sì. Ehm, altra cosa che ti posso dire circa queste parole, ma qui c'è l'inizio anche di un qualcosa, con quei 2 assi. Qualcuno che può dirti, di voler iniziare, un qualcosa con te. Di qualsiasi natura esso sia, c'è
più di un inizio con 2 assi per la corona. Adelante, corona. Campanello, suerte per te. Andiamo a vedere, cosa ti diranno, quale parola e anche il perché. Penso che in questo momento, potresti sentirti particolarmente connessa o connesso, mhmm, con la lettera R, A, L, M, V, lettera F. Questi numeri che, ti dirò dovrebbero ricordarti un qualcosa, magari una data, un numero di telefono, oppure sono numeri che vedi ripetersi spesso. Possono anche essere numeri fortunati. Per il campanello 7, 65, 71 e 37. 7, 65, 71 e 37. E adesso andiamo a vedere chi sei tu, campanello, e poi vado a dirti queste parole o questa parola che ti diranno. Vediamo chi è il campanello. Beh, campanello, sei un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, ma potresti anche essere, di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, o avere un ascendente in uno di questi segni. Vediamo un po' chi è il campanello. Campanello, ti vedo una persona molto spiritosa e allegra, un qualcuno, con un carattere molto amabile, un qualcuno che molto ottimista, c'è ottimismo, nel campanello, e questo ottimismo si riflette anche sulle persone che ti circondano. Persona positiva, il campanello, mi piace. Sei, un qualcuno che, ecco vedi, parlavo proprio di ottimismo e di abbondanza. Non a caso mi è subito uscita questa carta, e qui abbiamo, a prescindere dall'ottimista, un possibile, magari mago o una maga o un'appassionata in ambito esoterico, o un qualcuno che ha proprio un dono, e penso che il tuo dono sia quello di riuscire, a convertire le cose negative in positive, ecco. Mi viene da dirti questo. Quindi, tanta roba, per il campanello. Penso che tu sia, qualcuno che comunque ama stare al centro dell'attenzione volendo, perché, comunque hai, la capacità di stare al centro dell'attenzione proprio perché, insomma, emani questa energia, questa, simpatia, questa cosa che alle persone piace. Ti vedo stare
al centro dell'attenzione. Penso che, amore e passione siano, 2 cose fondamentali nella tua vita. Potresti anche avere dei figli o desiderare di averne con questa carta. Ehm, Vediamo un po' cosa mi dicono ancora di te. Ma, qui delle volte questo tuo eccessivo ottimismo, potrebbe, portarti anche a ricevere delle delusioni, mi indicano le carte. Ehm, Penso che, tu sia un qualcuno che non sopporta, le persone possessive e appiccicose. Potrebbe essere, ecco, una cosa che non sopporti. Però, è positivo questo tuo ottimismo. Continua così perché è un qualcosa che sicuramente è molto positivo per te. Abbiamo anche questa carta del matto che ci indica intraprendenza, ci indica, un qualcuno che, intraprende, segue l'istinto e da persona ottimista ottiene, ehm, spesso e volentieri quello che desidera, fatto salvo alcune volte dove magari, ecco, con questa carta della torre, potrebbe verificarsi qualche piccola delusione, mh? E questo, eri tu, campanello. Adesso vado a dirti, queste parole che ti diranno e perché. Vediamo cosa dicono al campanello. Ma allora, la prima parola che mi viene qui per te, ti verrà detta da un qualcuno che in questo momento è assente, con questo eremita, quindi in questo momento non vi state sentendo, però tu intuisci che questa persona arriverà a dirti un qualcosa, perché lo intuisci, lo senti. Non a caso c'era uscito prima il mago e nuovamente questa carta che ci indica quello. Quindi abbiamo una comunicazione da parte di un qualcuno che non stai sentendo e che, con questa carta del giudizio va a dirti che voglio chiarire una determinata cosa con te. Questo ti dice. Quindi voglio chiarire questa cosa con te. La prima parola che sentirai da un qualcuno, che in questo momento è assente. Altra parola qua per te. Probabilmente arriva da un segno di terra, un Toro, Capricorno, Vergine, e potrebbe essere un qualcuno, con il quale c'è un bellissimo feeling, nonché 4 di bastoni per me, anima gemella, fiamma gemella, e potrebbe dirti, questa persona, che mi sento un po' stanco e non riesco a vedere la via d'uscita. Quindi, questa è una parola, una frase che ti verrà detta da un qualcuno dove, c'è un particolare feeling, nonché potrebbe essere una fiamma, un'anima gemella, e ti dice: mi sto un po' barcamenando, mi sento stanco, per via, di una probabile situazione mia lavorativa, familiare, sono, particolarmente provato e non riesco a essere completamente me stesso, non riesco a vedere una via d'uscita. Sono altre parole che ti verranno dette.
mette, forse un segno di terra potrebbe essere, ma questo è un interattivo e chiaramente, non è per tutti. Mh. Qua parliamo, d'amore e c'è un qualcuno che ti dirà, non preoccuparti, non essere ansiosa o ansioso, mh, perché, può essere amore perché sì, con un re di coppe, un 2 di coppe, la stella, qui abbiamo tutte carte che ci parlano, di un qualcosa di speciale sentimentalmente parlando, eh. Comunque tornando alla parola, non voglio qui, c'è un qualcuno che ti va a dire, "Sono pronto per, ehm, cambiare, chiudere un ciclo, circa un qualcosa e impegnarmi per a favore di noi 2." Ed è un qualcuno, questa è una persona che conosci già probabilmente da tempo, o comunque, che fa già parte del tuo passato, e questa persona dice: "Ti amo, ti voglio bene, voglio stare con te, mhmm, non preoccuparti, non andare in ansia, dormi la notte", e ti vuole dire questo. Quindi, mhmm, penso che sì, non a caso, ecco, ci esce il 4 di bastoni, la stella, che mi indica, mhmm, diciamo questa cosa delle anime o delle fiamme gemelle. Quindi qua è un non preoccuparsi, un ciclo va a cambiare e ci si va a prendere un determinato impegno, mh. Mhmm, c'è un qualcosa che, si deve decidere, si deve definire con questo 2 di spade e succederà. Però l'ultima parola che, ti viene detta qui è un "ti amo", un "ti voglio bene, voglio stare con te". Sono innamorato di te. Eccolo qua. Questo era per te, campanello. Adesso ti chiedo di pensare ad una domanda che ti sta particolarmente a cuore e vado a darti una risposta secca con gli arcani maggiori. Vediamo. Per il campanello, vediamo cosa hai pensato. Il sole, la morte e il mondo. Ma, dunque qui penso che si ricolleghi anche un po' a quello che queste parole che abbiamo visto qua per te. C'è, un qualcosa che cambia sicuramente e, questo mondo per me è una carta di espansione. Indica che circa la tua domanda, ciò che la situazione che c'è adesso, che peraltro, mhmm, potrebbe anche già essere positiva, ma non, magari come vorresti tu, mh, va a cambiare ed ho una carta di espansione con questo mondo, eh. Sto pensando, cosa potrebbe anche voler dire. Ehm, c'è qui, un cambiamento. Voglio mettere giù altre carte per capire qualcosa in più. Vediamo per il campanello, perché una situazione che hai che va a cambiare e si espande. Vediamo. Il mago, la luna e il carro. Vedi, carro e mondo.
è possibile, che, tu vada ci devi mettere del tuo, campanello, con questo mago. Ehm, che tu vada a chiarire, a definire ancora meglio questa situazione, che peraltro non so che domanda hai pensato, ma mi viene da dire che qui si stia parlando, di un qualcosa di nuovo, un cammino da intraprendere, può essere anche un viaggio, un movimento, sto cercando di darti tutti i significati possibili. Ehm, e qui c'è una partenza verso un qualcosa, verso un espandersi per te. Quindi, circa la domanda che hai fatto, per me è un sì, ma, devi ancora migliorare un qualcosa, non avere paura con questa luna, non temere, non la luna è anche una carta che ci indica paure. Intraprendi, ehm, con questo carro ciò che tu ritieni, che possa essere, ecco, la cosa giusta per te. È un sì fondamentalmente questa stesa, eh. Io ti vedo trasformare l'attuale situazione andando a espanderti, nonché anche lontano con questo carro. Questa era la risposta per te. Adesso, in base alle carte che mi sono uscite, vado a scriverti un messaggio in scrittura automatica. Per il campanello. Vediamo. C'è qualcosa, al quale stai, rinunciando perché pensi che non ne valga la pena, o forse non ti senti all'altezza. Hai 2 possibilità. Dimenticare ciò che hai sentito e proseguire, oppure fare, questa chiamata o messaggio utilizzando, perché dico chiamata, messaggio, perché sto mondo ci vedo chiamate e messaggi. Comunque questa chiamata o messaggio, utilizzando nel discorso le parole "penso che sia giusto così".
Adesso vado a rileggertelo, eh. C'è qualcosa al quale stai rinunciando perché pensi che non ne valga la pena, o forse non ti senti all'altezza. Hai 2 possibilità: dimenticare ciò che hai sentito e proseguire, oppure fare questa chiamata o messaggio utilizzando nel discorso le parole. Quindi, se vuoi fare questa chiamata, questo messaggio, devi utilizzare queste parole. Penso che sia giusto così, nel discorso, nella frase, mettila come vuoi. Penso che sia giusto così. E spero che tu mi abbia capita, campanello. E questo era il messaggio per te. Quindi ti dico adelante con questo mago, questo carro, questo mondo. Qui ci vedo che forse vuoi dire qualcosa a qualcuno o vuoi scriverlo anche, circa il messaggio, eh. Ebbene, usa quelle parole nel discorso, quelle parole che ti ho scritto. Penso che sia giusto così. Poi ci scriverai anche dell'altro, però, sembrerebbe essere fondamentale questa frase. Adelante campanello. Con oggi abbiamo finito, vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro una buona settimana perché domani è lunedì e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante. Ciao!